Oggi risponderò a tutti quelli che mi hanno chiesto: Davide, come facciamo a caricare le batterie del motore di prua? Come faccio a fare un piccolo impianto solare in barca? Come potrei avere la 230 volts magari per farmi un caffè o per utilizzare qualche device o ricaricare il computer senza diventare matto, senza fare un impianto incredibile? Ebbene, la Bluetti mi ha contattato un po' di tempo fa e mi ha inviato un prodotto che io, devo essere sincero, non conoscevo pochissimo, solo per alcuni spot che ho visto in rete. Quando l'ho ricevuto mi si sono illuminate le lampadine immediatamente, perché è il prodotto perfetto per fare tutte queste cose nelle nostre piccole barche, cioè quelle barche che magari non hanno un generatore, oppure possono avere anche il generatore ma non lo vogliono tenere sempre in moto. Bene, con questo piccolo AC70 della Bluetti riusciamo a fare tantissime cose. Non costa tanto, ma è veramente semplice da usare e l'impianto è semplicissimo, ve lo assicuro. Questo video non è una vera recensione, la recensione la trovate sul mio altro canale, Davide Serafini Energia, e vi lascerò un link in descrizione se siete interessati ad approfondire ancora di più l'argomento. Ma già con questo video capirete quanto è facile fare questo piccolo impianto e quanto utile può essere questa macchina, la C70 della Bluetti. Iniziamo subito. Come ho ripetuto più volte, è un impianto veramente molto semplice e fa tante cose. Carica la batteria dei 24 o 36 volt del motore di prua. Fa da controller solare, quindi non occorre aggiungere niente. Fa da generatore, cioè è un inverter, quindi riesce a generare la 230 volt. E fa anche da accumulo di energia supplementare. Ha anche un'altra funzione, UPS, che può essere utile per i servizi. Adesso andiamo a vedere ciascuna cosa, come la fa e come viene integrata nella nostra barca. Questo è lo schema dell'impianto. La C70 è questo che vedete qua sopra. Bastano due pannelli solari, io dico almeno da 100-120 watt cada uno. Li collegheremo alla nostra Bluetti, che è l'ingresso proprio per i pannelli solari, e facciamo un piccolo impianto di 3 batterie da 100 A cada una, in questo caso sto usando le Watt Cycle, per alimentare il nostro motore di prua. In questo caso abbiamo 3 batterie in serie, come potete vedere, quindi 3 volte 12 fa 36 volt. Per la ricarica utilizzeremo proprio la Bluetti, ma utilizzeremo 3 caricabatterie da 12 volt cada uno, fatti apposta per le batterie al litio. Quindi in questo video abbiamo anche questa piccola cosa in più, come fare per mettere in serie 3 batterie e come fare anche per caricarle nel miglior modo possibile per tenerle sempre al top. Cosa serve per fare questo impianto? Ci servono le 3 batterie, stiamo parlando sempre dell'impianto 36 volt, in questo caso ho messo 100 A al litio, il Bluetti AC70, 2 pannelli solari da almeno 100 watt e 12 volt, 3 caricabatterie da 12 volt adatte per le batterie al litio, bus bar, cavi intestati e fusibili. Tutti questi materiali li trovi anche in descrizione, ti lascio il link. Vediamo innanzitutto l'impianto con le 3 batterie in serie per alimentare il nostro motore di prua. Io ho scelto queste della Watt Cycle perché sono veramente piccole e leggere. Parliamo di batterie che pesano circa 9 kg, 9 kg e qualcosa. Sono molto piccole, sono facili da riporre, hanno anche una comoda maniglia se vogliamo portarle via. Messe in serie possiamo alimentare direttamente il nostro motore. Tra l'altro queste batterie hanno anche il Bluetooth, quindi possiamo monitorare il consumo e la capacità residua che abbiamo sul nostro impianto. Anche per queste batterie vi rimando sull'altro canale dedicato all'energia. In descrizione troverete il link proprio dove c'è la recensione di queste batterie e questo impianto proprio nello specifico. Utilizzando queste 3 batterie da 100 A ci ritroviamo ad avere 3840 Wh disponibili. Infatti ogni batteria ha una capacità di energia di 1280 Wh.
Questo si traduce in 20 ore con un consumo di 5 A, 10 ore con un consumo di 10 A o 5 ore con un consumo di 20 A. Considerate che un motore della Garmin, il Kraken, quando state in modalità pesca, cioè fermi su un punto, consuma mediamente 2, 3, 4 A al massimo, mentre in traina, con una barca di 5 metri che pesa più o meno 700-800 kg, consumiamo più o meno 6, 8, 10 A massimo. Queste sono le durate quindi che abbiamo utilizzando queste tre batterie. L'impianto per collegare il motore elettrico di prua è molto semplice, ma comunque ve l'ho voluto mettere qui. Dovete sempre prevedere un fusibile e anche un interruttore per poterlo spegnere sulla linea del positivo che arriva. Nel caso del Kraken potrebbero essere i 24 oppure i 36 volt. Adesso cerchiamo di capire cosa fa il cuore di questo impianto, perché il Bluetti AC70, che è una macchina veramente piccolina, è in realtà un cuore, il cuore pulsante di tutte queste cose che noi possiamo fare in barca. Iniziamo col controller solare. Può fare anche da inverter, è una batteria di accumulo e fa, come vi ho detto prima, anche da UPS. Iniziamo col controller solare. Ha un ingresso che riesce a gestire di massimi 500 watt. L'ingresso gestisce anche una tensione che va dai 12 ai 58 volt per un massimo di 10 A. Quindi se noi gli diamo 12 volt di ingresso, un pannello solare solo, lui potrà ricavare da questo pannello solare 120 watt, perché siamo limitati dai 10 A. Se diamo invece 50 volt all'ingresso, per esempio con due pannelli solari da 24 volt, in questo caso 50 volt per 10 A, riusciamo a integrare nella nostra macchina, a caricare il Bluetti con ben 500 watt. Quindi la potenza di ricarica di questo controller solare è determinata soprattutto dai 10 A massimi di carica e ovviamente la tensione massima di esercizio. È un controller solare MPPT, quindi fa tutti i calcoli da solo per trovare il massimo punto in cui riesce a recuperare il massimo dell'energia. Io ho fatto dei test qui a casa mia con due pannelli solari da 100 watt cada uno e sono stati risultati veramente ottimi, perché circa in un'oretta e mezza l'ho caricato completamente, con tutto che adesso siamo in inverno, in gennaio. Il collegamento dei pannelli solari, nel caso che noi ne avessimo due da 12 volt, è quello in serie, cioè bisogna portare da un cavo positivo, collegarlo al negativo dell'altro pannello solare e con i due cavi che rimangono andare a collegarci sul nostro Bluetti. Nel Bluetti, nella sua scatola, troverete il cavo che serve proprio a collegarlo ai pannelli solari con le prese MCU04, che sono quelle standard per i pannelli solari. Adesso vediamo la parte dell'inverter. Il Bluetti è un generatore, è un inverter, cioè produce la 230 volt, tra l'altro con onda sinusoidale pura. È perfetta per fare tantissime cose. Io l'ho provata con un flessibile, l'ho provato con la macchinetta del caffè, l'ho provato anche con una sega circolare. Tutto ha funzionato benissimo. Lui riesce a erogare 1 kW costantemente, ma può gestire picchi fino anche a 2 kW. La mia macchina del caffè, per esempio, consuma circa 1200 watt, ma non ha avuto nessun problema per farmi un buon caffè.
A questo punto come andiamo a utilizzare noi il Bluetti? Andiamo semplicemente a collegare sulle sue due prese Schuko, per esempio una scarpa, dove andiamo a collegare 3 caricabatterie. Ciascun caricabatterie servirà per caricare una delle batterie che mettiamo in serie. Quindi ogni batteria sarà caricata dal suo caricabatterie. Io ho pensato in questo schema a caricabatterie da 20 A, che sono l'ideale per caricare le batterie da 100 A. Questo vuol dire che in 5 ore abbiamo la carica completa. Ma nessuno ci vieta utilizzare anche un caricabatterie unico, per esempio di 36 volt, con una batteria unica da 36 volt. Lui il suo lavoro lo fa perfettamente. Qui ho fatto un test a casa mia e ho provato a ricaricare la mia batteria da 24 volt 100 A, sempre per il motore Kraken. Come vedete il caricatore si è avviato, adesso sta cominciando a consumare sempre un po' di più, siamo a 638 watt, 639, quindi senza nessun problema con la Bluetti A70 posso ricaricare la mia batteria da 100 A. Qui ho messo anche un altro contatore per essere sicuro di quanta energia va effettivamente sulla batteria, siamo sui 540-500 Wh. La tensione è 27,18 volt e 19 A, 20 A praticamente di carica. Come vedete, lui come inverter in questo momento mi sta dando l'energia necessaria a caricare la batteria. Adesso, lo sapete, io amo anche un po' la teoria. Facciamo due calcoli, vediamo cosa riusciamo a fare con questa macchina. Il calcolo della potenza è uguale. Volt per ampere uguale watt. Quindi 12,8 volt per 20 ampere, questo è un caricabatterie da 12,8 volt, vuol dire che genera o consuma 256 watt volte 3, 768 watt. Questa è la potenza istantanea. Quindi il tempo di ricarica per 100 A sono 1280 Wh. 1280 Wh diviso i 256 Wh che noi riusciamo a generare con il nostro caricabatterie vuol dire una carica che dura al massimo 5 ore per andare dal 0 fino al 100% di carica. Quindi con le batterie completamente scariche, con questo sistema riusciremo a ricaricarle completamente al 100% in massimo 5 ore. Ovviamente se le batterie sono scariche alla metà, ci metteremo metà del tempo. Se noi facciamo i calcoli per un caricabatterie da 38,4 volt 20 A, che è per la batteria singola da 36 volt, si usa sempre la stessa formula e il risultato è identico, 38,4 volt per 20 A uguale 768 watt. Il tempo di ricarica anche in questo caso rimane di 5 ore. Con una carica della C70 riusciamo a recuperare il 20% di energia su queste batterie. Questo perché? Perché la batteria del Bluetti, quella interna della C70, ha una capacità di 768 Wh. È una batteria litio-ferro-fosfato, quindi questo vuol dire una batteria molto sicura, dura per 4.000-5.000 cicli e non ha nessun tipo di problema. Non si rischiano incendi, non si rischia fuoco, nulla di tutto questo. Sono delle batterie che vengono utilizzate anche sulle auto o anche sugli impianti domestici, quelli di casa. Lui ne possiede una da 768 watt interna che la possiamo utilizzare in barca o per ricaricare la batteria di prua o anche per tanti altri servizi come andremo a vedere adesso. Quindi 768 watt interni del Bluetti, quando è carico al 100%, può caricare per un'ora il sistema e ricaricare il 20% del gruppo batterie. Questo vuol dire che se siamo a corto di energia, gli possiamo dare un boost del 20% alle nostre batterie da 100 A. Ma potremmo usare anche il sistema all'inverso, e questa è una cosa che voi magari non ci avevate pensato. Perché non utilizzare le batterie del motore di prua quando non dobbiamo usare il motore di prua, per esempio per alimentare il frigo? Benissimo, col Bluetti è facilissimo.
Invece di utilizzare l'uscita a 230 volt con i caricabatterie, useremo quei 36 volt che abbiamo in barca per andare ad alimentare il Bluetti. Il Bluetti può ricevere la carica e può anche contemporaneamente erogare la 230 volt. Quindi noi possiamo avere un frigo, per esempio, alimentato a 230 volt, ma potrebbe essere alimentato anche a 12 volt, perché sul Bluetti abbiamo l'output 12 volt 10 ampere, attenzione, e usiamo le 3 batterie o le 2 batterie del motore di prua per far funzionare il frigo. Io adesso vi ho parlato del frigo, ma potrebbe essere la televisione, potrebbe essere un piccolo scaldabagno, potrebbe essere la macchina del caffè, qualsiasi cosa. Con il Bluetti è come se noi avessimo proprio un piccolo generatore in barca in grado di darci 1 kW o 2 kW di spunto, e col nostro pacco batterie che normalmente utilizziamo per il motore di prua abbiamo una riserva di energia lunghissima. Parliamo di 4 kW, 4,6 kW. È veramente tantissimo. Però c'è una limitazione. Noi possiamo utilizzare tutta questa energia in modo continuo solo se non consumiamo più di 360 watt-ora. Questo perché? Perché con 36 volt per 10 ampere, che sono quei 10 ampere che parlavamo prima di pannelli solari, noi possiamo ricaricare il nostro Bluetti al massimo per 360 watt-ora. Quindi se noi andiamo a consumare più di questo limite, di media intendo, andremo a scaricare la batteria interna del Bluetti e quindi ogni tot tempo saremo obbligati a spegnere il carico e lasciare che si ricarichi. Ma per un uso normale, in barca, dove magari dobbiamo guardare la televisione, oppure usare un attimo il microonde, oppure dobbiamo fare qualcosa, utilizzare un attrezzo, un trapano, una flex, qualsiasi cosa, questo sistema funziona benissimo. Utilizziamo anche 1 kilowatt e mezzo, e dopodiché lo lasciamo 2-3 minuti, il tempo che lui recuperi quell'energia dalle batterie dei servizi del motore di prua. Se poi noi lo portiamo a casa o abbiamo la colonnina della corrente per la barca, possiamo utilizzare la sua presa integrata, in questo caso a 230 volt, selezionando sulla sua app, perché nel telefono avremo anche l'app dove abbiamo tutte le informazioni utili sul nostro Bluetti, possiamo selezionare anche una ricarica boost, questo vuol dire accelerata, da ben 950 watt, che ci permette di portare il Bluetti da 0 all'80% in appena 45 minuti. Adesso vi faccio vedere qualche immagine proprio dell'app, perché secondo me è una meraviglia come è fatta anche questa. Ma d'altra parte Bluetti è leader nel settore, esiste da tantissimi anni e ha un'esperienza incredibile su questo tipo di macchine. Forse nella nautica ancora non è molto conosciuto, ma quando ho visto il prodotto ho capito che era proprio giusto per questo tipo di servizio, anche perché gli impianti che si vanno a fare sono semplici. Voi mi chiedete sempre, è bello avere tutte le integrazioni, tutte le cose per la nostra comodità, ma l'impianto deve essere sicuro e semplice. Beh, Bluetti è tutto questo. Andiamo a vedere cosa troviamo nella confezione. Questo è il cavo di alimentazione con la presa Schuko classica. Qui abbiamo il cavo per i pannelli solari con le sue prese proprietarie. L'altra è questa qui è una TX60, che è un'altra presa abbastanza standard. Questa va inserita nell'ingresso solare. Però sulla stessa presa possiamo mettere anche questo, che è lo spinotto per una presa accendisigari. Questa, se noi la mettiamo sulla presa accendisigari dell'auto, del camper o della barca, andiamo a ricaricare la nostra Bluetti quando il motore è in moto. Quindi noi siamo in navigazione, possiamo ricaricare la nostra stazione. Dopo abbiamo le istruzioni. Ecco qua, un foglietto della Bluetti. E qui abbiamo le istruzioni. Le istruzioni purtroppo non sono in italiano, sono solo in inglese e in tedesco, però è abbastanza semplice, insomma, da seguire e da vedere. Sul video che faccio, dove faccio la recensione, vi spiego tutto nel dettaglio, quindi
basta che andiate sull'altro canale. La cosa più importante è andare a vedere l'app. Allora, qui c'è la pagina, ecco qui abbiamo il QR code. Noi con questo QR code andiamo a scaricare l'app per il nostro telefono, che può essere Android o iPhone, e da lì possiamo controllare la nostra Power Station, la nostra Bluetti. Ecco qua, l'avevo già scaricato, adesso queste proprio le prime schermate. Bisogna registrarsi. Qua andiamo a mettere tutte le nostre cose. Dopo aver scaricato l'applicazione bisogna girare la C70, qui abbiamo un QR code, l'applicazione ha una specie di scanner che va a riconoscere la nostra macchina. Un attimo di pazienza, bisogna essere alla giusta distanza. Ecco fatto. In questo modo viene riconosciuta la macchina. Infatti eccola subito comparsa tra gli accessori che abbiamo su questa applicazione, che va bene per tantissimi modelli diversi. La Bluetti produce veramente tante di queste Power Station, questa è una tra le più piccole. Dopodiché la macchina è accesa e io posso controllarla adesso in toto direttamente dall'applicazione. È veramente molto molto comoda. Ecco qua. Eccoci qua. Questa è la nostra stazione e qui ho tutte le cose che si vedono anche sullo schermo principale, me le ritrovo anche sul cellulare. Come vedete posso andare a accendere o spegnere i vari utilizzatori. Se sto utilizzando la C o il DC, mi si illumina sullo schermo del telefono il relativo pulsante e io posso andare a spegnerlo, per esempio. Facciamo una prova. Qui ho tutti i dati di uscita, adesso proveremo a spegnere. Vediamo, sono i due, eccoli qua. Ecco, ho spento il DC in questo momento e adesso vado a spegnere anche la C, la corrente alternata ai 230, e se voglio ovviamente posso anche riaccenderli a distanza, sempre a distanza di Bluetooth. Se voglio, da questa applicazione posso proprio spegnerla completamente. Quindi se sono in cabina a un certo punto e non guardo più la televisione, non occorre neppure che mi alzo, dall'app vado direttamente sull'app della Bluetti e la vado a spegnere. Una volta spenta, ovviamente non la posso più riaccendere con il cellulare perché il Bluetooth risulta spento, quindi la posso spegnere ma non la posso accendere. È veramente tutto molto molto comodo, tutto portata di mano. Ho fatto tante prove in questi giorni e devo dire che funziona bene. C'è un'altra funzione che può essere utile, che è di UPS. Noi colleghiamo il nostro Bluetti all'energia della colonnina che si trova per esempio in marina e dopo preleviamo la corrente da lui. Se dovesse saltare la corrente in marina, se dovesse esserci un blackout per esempio, noi continueremo a poter lavorare e utilizzare la 230 volt, perché in appena 20 millisecondi il nostro Bluetti diventa lui il generatore, ci produce lui la tensione, i 230 volt. Quindi se stiamo lavorando su un computer per esempio e c'è uno sbalzo di tensione, siamo protetti. Poi in realtà ci sono altri gadget. Abbiamo due prese USB-C da 100 watt, altre due USB-A PD, quindi adatte per le ricariche veloci, per ricariche anche dei nostri tablet oppure MacBook. Abbiamo una presa accendisigari che è in grado di erogare 12 volt per un massimo di 10 ampere. E abbiamo soprattutto l'app della Bluetti dove controlliamo tutto, sia i consumi che quello che andiamo a inserire dentro la macchina. Il schermo sul Bluetti è grande e luminoso, se lo vede anche in pieno sole, e ci dà tutte le informazioni che ci servono. Abbiamo quindi i watt di potenza all'ingresso, quanto lui riesce a prendere per esempio dai pannelli solari o dalla batteria della macchina,
Abbiamo l'uscita sempre in DC, quindi quanto andiamo a prendere fuori dalla nostra presa accendisigari, per esempio, quanto gli riusciamo a dare dentro in corrente alternata della colonnina, per esempio, quindi 230 volt, e quanto invece stiamo prelevando dall'inverter. Con tutte queste informazioni siamo in grado di monitorare perfettamente la situazione. Il display centrale poi ci dà ancora 3 valori importanti, un valore visto in 2 modi e un altro valore che è il tempo, che è anche esso molto importante. Cioè abbiamo la carica residua del pacco batterie del nostro Bluetti in percentuale, abbiamo una barra tutto intorno che ci dice anche in modo istantaneo quanta energia abbiamo ancora a disposizione e sotto ci calcola il tempo rimanente d'utilizzo nelle condizioni in cui siamo in quel momento. Vi ho detto praticamente tutto, sono sicuro che questo prodotto vi interessa perché chi ha una barca sa quanto è utile averla a 230 volt per fare piccoli lavori o proprio per ricaricare le batterie di prua, magari senza diventare matti con troppi cavi, marina, eccetera. Col Bluetti abbiamo risolto tutto, ma le notizie interessanti non sono finite. Innanzitutto, qui in descrizione troverete un codice sconto che vi permetterà di accedere a questo prodotto con un ben 5% in meno di scontistica. Questo è quello che la Bluetti mi ha dato in premio per il lavoro che sto facendo. E se siete interessati ad avere ancora più informazioni sempre su questo prodotto, troverete il link dell'altro video che si trova sull'altro mio canale Davide Serafini Energia, dove vi spiegherò proprio per filo e per segno come funziona questa macchina, quasi fosse il manuale. Il manuale purtroppo non è in italiano, ma l'utilizzo è veramente semplicissimo. Ci vediamo al prossimo video.